Ok, ragazzi, eccoci live. Ciao a tutti, eccoci qua, ragazzi, per l'appuntamento settimanale con l'informazione sulle batterie Battery Weekly in compagnia di Marco Righi e Alan Pastorelli. Ciao ragazzi. Buon pomeriggio. Ciao. Eccoci. Bellissimo, si parte. Siamo live sui canali, siamo anche su Telegram e siamo pronti per darvi le informazioni sulle batterie belle puntuali, belle precise, e anche una parte un po' più goliardica, che sono un po' quelle notizie particolari che magari potete trovare e ce le commentiamo insieme. Io direi ciao a tutti, ciao Christian che si è unito, ciao a tutti anche su Clubhouse. Direi che si può partire come sempre, ma non si può partire senza la sigla. Andiamo. E quindi vai di sigla. Bella settimana a tutti, bella settimana ricca di notizie e di informazioni. Ragazzi, sul mondo delle batterie bisogna essere informati perché le abbiamo ovunque, siamo circondati da batterie. La batteria è uno degli elementi con il più grande sviluppo dal punto di vista tecnologico, non solo per la mobilità ma anche per lo storage e per tante altre funzioni. Quindi il nostro appuntamento settimanale insieme a Flash Battery, che poi ritrovate sul sito di Flash Battery con tutte le puntate e anche i sottotitoli in inglese, ovviamente non può che non essere a lunedì alle 18, dopo aver fatto un po' di rassegna stampa insieme a Marco e Alan. E quindi Marco, se sei d'accordo, io metto le slide, eccole qui. Esatto. Partiamo dalla prima notizia. Marco, vai tu. Esatto, diciamo che partiamo sempre da una carrellata un po' più automotive, dopo entreremo più nel nerd con qualche informazione più specifica all'interno delle batterie. Diciamo qui abbiamo una notizia sulla NIO che annuncia il cambiamento della loro chimica utilizzata prettamente sulle macchine verso il litio ferrofosfato. Questa è una cosa che abbiamo già sentito varie volte, già diverse case automobilistiche si stanno sempre più affacciando al litio ferrofosfato, soprattutto per le macchine, più standard, quelle così, non quelle ad altissime performance, e anche in questo caso il fornitore sarà KTL. Diciamo che sì, non c'è molto altro da dire, lo citiamo abbastanza velocemente, agganciandoci direttamente a una news proprio simile, che è quello di Svolt e Sunshine, che firmano un accordo strategico per appunto le produzioni future, perché Svolt sappiamo che è un player di produzione di batterie che sta costruendo anche Gigafactory in Europa e vuole aumentare le sue produzioni, tant'è che per la fabbrica cinese vuole arrivare a 200 gigawattora di produzione, perciò un volume decisamente molto alto, e ha fatto questo accordo proprio con Sunshine per la materia prima, perché ovviamente se uno vuole arrivare a questi volumi produttivi la materia prima è fondamentale. Facciamo notare solo un'altra piccola info, che abbiamo parlato appunto con la NIO del litio ferrofosfato. Nei primi 2 mesi del 2021 in Cina sono già state utilizzate 7 volte di più rispetto all'anno scorso di questa chimica. Si è già arrivati di soli 2 mesi a 5,5 gigawattora di utilizzo, ecco. Perciò è una tecnologia che tra l'altro noi utilizziamo e anche i nostri fornitori ci stanno proprio confermando queste stime. Fortunatamente rispetto all'incremento di tutte le materie prime non abbiamo grossi problemi sotto questo punto di vista, ma potrebbe effettivamente esserci un po' di carenza vista l'alta domanda che sta aumentando, ecco. Credo che in tutti stanno già preparando a inaugurare nuovi stabilimenti che sicuramente erano già in roadmap, ma magari era più incerta la destinazione finale. Adesso li stanno finalizzando per produrre appunto le LFP. Esatto. Sì.
Andiamo diretti alla terza, anche perché andiamo con un giusto tag time. Qua ci spostiamo in America, dove lo stato della California, ma in realtà è parte dall'amministrazione Biden, che vuole investire, insomma, su questo mercato, sul mercato delle batterie, e lo vuole fare dall'interno. Non so, Dani, se vuoi commentare tu. Lo vogliono fare dall'interno e lo vogliono fare con un nome un po' particolare, perché la chiamano un po' Hell's Kitchen, ragazzi. Non so se avete presente, ma chiamarla Hell's Kitchen sicuramente ha un interesse, almeno dal punto di vista cinematografico, anzi più che cinematografico, televisivo. È molto ma molto interessante. Il boom di auto elettriche che Biden vuole è enorme, partire dalle auto governative, quindi stiamo parlando di una flotta importante. Ecco, per fare questo c'è stata questa voglia di creare un nuovo park che si chiamerà proprio Hell's Kitchen Lithium and Power, e sarà una struttura geotermica che utilizza il calore della terra per creare elettricità e produrrà energia sufficiente per alimentare almeno 1,1 milioni di case. Sembra una cosa abnorme. Il CEO, secondo il suo CEO, la Controlled Thermal Resources, il litio geotermico è ecologico e produce pochissime emissioni di carbonio, pare che sia green al 100%. Io qui la domanda ce l'ho per Alan, ma cos'è il litio geotermico? Allora, è la prima volta che ne sento parlare anch'io. Diciamo che sembra che abbiamo trovato questo luogo che appunto mi sono immaginato leggendo l'articolo come un pentolone che bolle, da cui anche il nome che hanno scelto, da cui da una parte si può ottenere l'energia geotermica, quindi il calore green, perché viene comunque liberato dal nucleo terrestre, da sotto la crosta terrestre. Ma in più è un luogo particolarmente ricco, dove la terra è particolarmente ricca di litio. È una zona che è stata prosciugata dal mare, quindi prima c'era l'acqua, il mare prosciugandosi ha lasciato una sabbia evidentemente ricca di litio e altre sostanze, che si dice che sono anche dannose nel momento in cui la sabbia, adesso non più coperta dall'acqua, vola via, viene trasportata dal vento, può anche portare problemi alle città circostanti. Qui il progetto è di riallagare la zona, sfruttando appunto i fanghi ricchi di elementi preziosi per l'estrazione. È green rispetto agli altri processi di estrazione, che prevedono invece, sono più processi di minatura più tradizionali, quindi andare a fare delle cave, estrarre dei minerali e da questi minerali togliere gli elementi più preziosi, oppure come viene fatto in Cile e in Argentina, fare una specie di ottenere il litio da evaporazione dell'acqua, tipo come si fa anche il sale fluoruro di sodio, che però significa produrre in grandi quantità, significa forzare l'evaporazione di grandi masse d'acqua, quindi in qualche modo si spreca acqua. Comunque parliamo di diciamo un investimento che vede anche Bill Gates e Bloomberg tra gli investitori, perché insomma sembra un progetto effettivamente molto concreto, che prenderà il via, ecco. Si parla, non ho fatto caso, si parla di una data, non ho fatto caso. Le date iniziali sì. Non lo vedo. Vabbè. Comunque diciamo che credo che ci sia anche un limite temporale che adesso però mi sfugge. Comunque insomma, che si parte tempo di far partire queste cose, ci vorranno i soliti 2 o 3 anni almeno prima che insomma si possano fare effettivamente qualcosa. Eccolo qua, parla order all zero emission, no, vendite, qua parla delle vendite del 2035, no, ma non è proprio la partenza di questo progetto. Va bene. Direi di passare a un altro, sempre un'azienda automotive, andiamo verso Ford che in realtà in questi diciamo ultimi, possiamo dire forse quasi anni, si è sentita molto poco sull'elettrico, però ha scelto anche lei di far partire la sua nuova factory per produrre batterie. Si parla di un investimento da $185 milioni e appunto svilupperà batterie per ioni di litio e allo stato solido nella nuova generazione. Perciò anche Ford
sono molto curioso di vedere il RAM 350 elettrico, diventerà concorrente Rivian, via. Hai qualche altra news tu, Dani, rispetto a Ford? Io ho avuto un blackout purtroppo, quindi sono andato fuori rete, okay. Per fortuna è andata avanti la live sullo stream e quindi non vi vedevo più. Ok. Quindi, nel frattempo abbiamo commentato la news e siamo passati a Ford. Benissimo. Beh, su Ford Sì. che c'è da dire? Il produttore di pick-up più grande al mondo praticamente, quindi tutto quello che c'è di sviluppo nell'elettrico per loro è stra importante. Sì, sono rimasto colpito dal fatto che si citi che in questo laboratorio in cui hanno già investito 100 milioni, ne investiranno altri fino ad arrivare a 185 appunto, ma finora si sono principalmente dedicati a valutare sperimentalmente, chiaramente, più di 150 tipologie di celle, quindi sono nella fase in cui devono ancora trovare la soluzione che fa più adatta per loro. Poi chissà se copieranno alla fine qualcuno, e forse fanno prima, ma Sì. chi lo sa, qualcuno più avanti forse di loro. Va bene, andiamo a parlare invece un po' di qualche argomento un po' più caldo, entriamo all'interno di queste batterie. Ecco, proprio caldo, hai ragione. Se parliamo di cortocircuito l'argomento è sicuramente caldo. Esatto, in realtà si parla anche di come prevenire, e qui lasciamo la parola ad Alan. Esatto. Ma in questa notizia mettono insieme un po' il cortocircuito con le batterie a stato solido e litio metallico. In realtà già la batteria a stato solido, come abbiamo già detto più volte, già di per sé dovrebbe essere un passo avanti anche dal punto di vista della sicurezza, perché il separatore solido è una barriera più affidabile dal cortocircuito dei due elettrodi. Sappiamo anche che le batterie a stato solido non sono ancora pronte per la mass production perché ci sono problemi da risolvere derivati dalla cattiva contattazione dei due strati solidi, appunto, quando invece un elettrolite liquido bagna più uniformemente una superficie, e che questo può portare alla formazione di le famose dendriti, che comunque anche con un separatore solido causano un degrado interno della struttura interna della cella e potenzialmente comunque anche un cortocircuito. Qui si propone un approccio ibrido, un separatore solido ma con una interfaccia semiliquida che quindi è in grado di bagnare meglio e di colmare i gap tra due strati anche non perfettamente, che non combacerebbero perfettamente. Sono quindi una variante, diciamo, intermedia delle tecnologie stato solido con l'attuale tecnologia elettrolita liquido. Sì, diciamo che qui fanno un po' meglio quello che in realtà alcuni tentano di fare, riscaldando diciamo notevolmente la batteria prima della ricarica. Questo ovviamente più si porta diciamo in alto la temperatura della batteria, più effettivamente si tende a ridurre il fenomeno appunto della decomposizione e del deposito dei dendriti, però il problema è che tenerla ad alte temperature per tanto tempo comunque andiamo a compromettere molto spesso l'elettrolita, perciò comunque perdiamo un po' di vita. È sempre un fatto di compromessi, insomma, all'interno della batteria. Esatto, sì, le temperature poi generano dei compromessi, quindi è vero che serve scaldare la batteria per ricaricarla ed avere delle prestazioni di un certo tipo, però questo poi è il rischio, quindi il controllo termico gioca sempre di più un ruolo fondamentale nella vita poi alla fine nel numero di cicli della batteria. Sì, ovviamente sempre in un contesto in cui andiamo a stressare notevolmente la batteria, cioè quando abbiamo dei alti diciamo performance
specialmente di ricarica più che quelle di scarica. Ormai le macchine moderne, insomma, si stressano molto di più durante la ricarica perché vogliamo ridurre sempre di più i tempi, e in quel momento qui sicuramente bisogna tenere sotto controllo, insomma, la temperatura. In altre applicazioni noi utilizziamo utilizzata in campo o in ambito industriale, dove non c'è bisogno di portare così all'estremo questi tempi, insomma, non è così necessario, insomma, o meno importante. Bene. Molto bene. Poi andiamo a leggerci un articolino sullo smaltimento? Esatto, perché dal cortocircuito andiamo sullo smaltimento, che è una delle informazioni importanti che si vogliono conoscere, che fanno un po' la discrimine anche quando si parla online, anche con tecnici che si aspetta questa rivoluzione verso le batterie. Tutti hanno questo dubbio: ma dove finiscono le batterie? Che cosa succede alla fine? L'articolo da dove arriva, Marco? Questa volta arriva direttamente dalla BBC, BBC. Esattamente. E chiede: electric cars, what will happen to all the dead batteries? Cosa succede a tutte le batterie a fine vita? E cosa succede? Allora, intanto possiamo fare possiamo aprire una veloce parentesi che poi magari approfondiremo in una delle prossime puntate. Però l'Europa si sta muovendo velocemente nel creare un regolamento proprio per le batterie, visto che si sta spostando il mondo verso il green, verso l'elettrificazione. Bisogna essere certi effettivamente che tutta la filiera poi lo sia veramente. Perciò c'è una roadmap europea con diverse tappe, diciamo dal 2021 al 2030, che poi, ripeto, magari andremo meglio in dettaglio in una prossima puntata, però che parte da una migliore tracciabilità delle batterie e della loro composizione, a un passaporto della batteria, per finire nel 2030 che ogni nuova cella dovrà avere dei contenuti minimi all'interno appunto della cella stessa, materiali, diciamo, provenienti dallo smaltimento di celle vecchie. Perciò questo per creare sempre più circolarità. Ha un termine, ragazzi, che viene utilizzato, urban mining. Quanto c'entra in questo tipo di termine? Noi sappiamo che lo urban mining serve anche per recuperare metalli preziosi, soprattutto dalle CPU e dalle schede, perché lì ce ne sono veramente tanti. Si può utilizzare lo stesso termine anche nel fronte batterie, Marco, Alan, secondo voi? Sinceramente non sono molto ferrato su questo termine. So che definisce il recupero dalle CPU, ad esempio, di oro, platino, tutti quei metalli un po' cioè altamente preziosi, che purtroppo spesso, quando finiscono nei paesi del terzo mondo, vengono riciclati in una maniera terribile dal punto di vista ambientale e anche umano, per quelli che sono i fumi ovviamente che vengono emessi. Invece, in una circolarità perfetta dei RAE, quindi di questi rifiuti RAE, si può recuperare questi metalli particolari, speciali e costosi nel territorio dove devi smaltirli, quindi dove arrivano a fine vita. Ecco, allo stesso modo io sto facendo un po' un parallelo sulle batterie e dico: se le batterie ce le smaltiamo ad esempio in Italia, facciamo, tra virgolette, uno urban mining, quindi una miniera urbana abbiamo a disposizione di riciclo che, come dicevi giustamente tu, Marco, poi deve essere reinserito in percentuale all'interno di queste batterie. Esattamente, sì, diciamo che allora, lo usiamo noi. Facciamo due parentesi. La prima è: consideriamo il fatto che ad oggi comunque in Europa ancora c'è poca produzione, perciò possiamo riciclarlo, ma poi dovremmo rimandarlo forse all'estero per farlo lavorare. Noi insomma abbiamo canali preferenziali anche con le principali gigafactory che stanno nascendo in Europa, però sono tutte in fase di startup, perciò in mass production non c'è praticamente nulla ancora. Però sicuramente nel secondo periodo sarà importante nel prossimo futuro. Dall'altra parte anche i centri di raccolta stanno evolvendo perché non c'è ancora una quantità di materiale da smaltire, insomma, per come dire, giustificare investimenti enormi. Si stanno facendo investimenti enormi sotto il profilo di ricerca per creare poi magari tra 5, 6, 10 anni, insomma, questi centri di raccolta e recupero dei materiali più efficienti possibile. Si parla già, appunto, come avevamo già detto anche in altre notizie, oltre il 98% di recupero dei materiali, eccetera eccetera. E in più ci sono anche le case automobilistiche che stanno investendo, tant'è che insomma Nissan, Volkswagen, Renault stanno tutte, diciamo, creando le loro linee di recupero, diciamo, abbiamo commentato
qualche weekly fa la notizia di Volkswagen, che ha fatto vedere la sua prima linea, diciamo, di smaltimento, che però era proprio, si vedeva neonata, e i volumi erano bassissimi perché c'erano proprio gli omini insomma, che smontavano a mano, modulo per modulo, portandolo in due a mano, insomma, all'interno di questa diciamo, linea di smaltimento. Sì, che dire, gli impianti di riciclaggio ci saranno, e ci saranno anche in Europa. Fondamentale, ovviamente, e addirittura forse fra qualche settimana vedrete qualche news invece su terra italiana. Questo è interessante. Molto bene, ragazzi, perché la parte proprio di riciclo sta alla base di tutto. Magari, se avete, tra l'altro, io ve lo ricordo, se volete anche approfondire degli argomenti legati al mondo delle batterie, scriveteci. Trovate sulla pagina di Flash Battery proprio tutte le nostre puntate sottotitolate anche in inglese. Se vi venisse in mente qualche domanda da fare, mettetele nei commenti di YouTube, oppure scriveteci, che noi poi nelle settimane ci organizziamo e vi recuperiamo un po' di domande e di risposte interessanti per approfondire gli argomenti. Bene, andiamo sulla prossima domanda, sul prossimo articolo. Eccolo qua. Che cosa abbiamo? Grafene e alluminio. Bene. Qui andiamo di ricette. Esatto. Grafene e alluminio è una nuova chimica proposta. Diciamo che l'articolo stesso fa abbastanza una riflessione sul fatto che il grafene a volte sia utilizzato un po' come ingrediente dei miracoli e venga messo più per fare notizie, per dare l'idea di un qualcosa di avveniristico, più che per una reale utilità. In realtà qua l'articolo, diciamo, quello che propone questo team di ricerca è sicuramente interessante dal punto di vista delle prestazioni. L'utilizzo del grafene cosa implica? È un materiale, insomma, è simile alla grafite, ma è un materiale bidimensionale, non tridimensionale, quindi formato come un foglio formato da spesso come un solo atomo di carbonio, quindi non si può fare nulla di più sottile di così, e che ha sia proprietà aggiuntive, ma anche permette di ottenere le stesse proprietà di materiali più tradizionali, però con un'ottimizzazione geometrica molto spinta. In questo caso addirittura si parla di una struttura 3D fatta con grafene. Quindi sicuramente parliamo di una cosa molto, molto costosa da ottenere, però si ottiene una specie di reticolo, una specie di spugna efficientissima dal punto di vista dell'utilizzo del materiale, perché c'è solo il minimo indispensabile, e che permette anche di ottenere grandi performance elettriche, perché il grafene è molto conduttivo e mettendocene poco la resistenza, la sua permeabilità alle cariche ioniche è molto elevata. In questo caso poi l'altra parte dell'elettrodo è formato da alluminio, che ha il vantaggio di essere un elemento chiaramente molto abbondante, insomma, che non ha problemi di reperibilità, non è economico, però diciamo è un elemento già largamente usato dall'industria. Insomma, quello che propongono è una batteria che ha quasi performance da supercondensatori. Probabilmente non avrà densità volumetrica altissima, perché questa struttura fatta a spugna avrà poca densità in termini di volume, però sarà comunque molto leggera, quindi potrebbe effettivamente permettere di fare batterie molto performanti, sicuramente più performanti rispetto alle tecnologie classiche litio-ioni in termini di velocità di ricarica, e con buone densità gravimetriche, dove lo spazio magari non è critico, perché non ci aspettiamo densità volumetriche elevate come per altri tipi di chimiche.
Sì, diciamo che parliamo di celle che teoricamente dovranno avere più impiego di potenza che di energia, insomma, questo è ovvio che non si parla ancora, si parla di ricerca, perciò non si sa effettivamente se vedrà la luce, quando la vedrà e a che prezzi, insomma. Però sempre informazioni, insomma, che possiamo darvi. Ottimo, Bene. Che ne dite? Passiamo a dei miti da sfatare, propongo. Volentieri. Sfatiamo un po' di miti, dai. Da cosa vogliamo partire, Dani? Hai qualcosa in mente? Io vado come un elenco. Mito numero 1, è il metallo più utilizzato nelle batterie agli ioni di litio. Dicono quindi il litio è il metallo più utilizzato nelle batterie agli ioni di litio? No. Tu parli, aspetta, okay. Più utilizzato in termini di presenza? Sì. Ah, ok, aspetta che la troviamo anche la pagina giusta, eccolo qua. Vai pure, Alan. Vai, Alan. No, infatti si parla di batterie al litio, sembra quasi che siano fatte di litio, ma in realtà il litio è non solo uno dei componenti, ma non è sicuramente neanche il più abbondante all'interno di una cella al litio. Quindi e anche il discorso della reperibilità, della mancanza come materia prima, ormai sappiamo, l'abbiamo già commentato più volte, che non è il litio ciò che rende, che preoccupa i produttori nello scalare la produzione delle celle, proprio perché non è questo l'elemento più abbondante. Poi vediamo nell'articolo infatti che si parla da 1.4 a 2.3%, insomma, sul peso della batteria di litio all'interno della batteria, insomma. Bene, domanda numero 2. Passiamo alla domanda numero 2. L'estrazione di metalli compensa una grande percentuale del costo di produzione delle batterie. E anche qui, insomma, possiamo sfatare questo mito, perché effettivamente il valore, diciamo, dei metalli è certamente più basso rispetto a quello del costo totale della batteria. Si parla di un valore al di sotto, insomma, del 20% di materia prima, perché il vero valore sta appunto nel raffinare queste materie prime per ottenere sia la purezza giusta, ma anche la preparazione degli elettrodi, insomma. Vero, e poi ce n'è uno molto interessante su cui dobbiamo veramente porre l'accento. La Cina controlla l'intera catena di approvvigionamento del litio. Sì. Anche qui diciamo che no, non è vero, soprattutto sulla parte del litio. L'abbiamo già citata in realtà anche questa in altre weekly. L'Australia è uno dei maggiori produttori, seguita anche dal Sud America. Poi vediamo, insomma, l'America stessa sta investendo per riuscire a essere sempre più indipendente da questo punto di vista. Infatti il mito 4 poi è un po' legato a questo pensiero comune che sia tutto controllato da pochi. Si dice poche aziende selezionate controllano la tecnologia delle batterie agli ioni di litio. È vero? No, diciamo che probabilmente lo era molti anni fa. Diciamo che in Cina sono anche le nostre batterie, insomma, quelle che abbiamo iniziato a usare noi più di 10 anni fa, erano quasi tutte prodotte in maniera similare da diverse aziende, perché era uno che aveva creato, tra l'altro prendendo l'idea diciamo dall'America, aveva creato queste aziende di produzione e per un periodo vendeva aziende simili per produrre batterie, teoricamente anche firmando patti di non concorrenza che poi non ha rispettato. Però a prescindere da questo, diciamo che ad oggi ci sono investimenti da parte di tutto il mondo e tutti, insomma, stanno cercando di avere la propria indipendenza, quantomeno per la parte proprio di studio e le conoscenze. Esatto. E l'ultima è molto interessante anche questa: con le nuove tecnologie il litio diventerebbe un ricordo del passato. Ormai tutti guardano alle tante news, a volte sono anche nel nostro cazzettario delle batterie, ma appunto può diventare un mito del passato. Alan, Marco, che dite? No, non può essere qualcosa del passato. Diciamo che in questo orizzonte temporale in cui riusciamo a vedere noi, non so, circa una decade, perché già questo mercato sta cambiando talmente veloce che riuscire a guardare avanti 10 anni è già complesso, però
tutte le nuove generazioni di celle che stiamo scoprendo, o delle aziende che stanno investendo sia sullo stato solido sia sulle batterie normali. Abbiamo l'esempio di QuantumScape, Solid Power, eccetera eccetera. Insomma, tutti hanno tutti si girano attorno al litio, anche perché comunque il litio, ricordiamo che è il metallo più leggero conosciuto, e diciamo che è perfetto anche proprio per sposarsi tra gli elettrodi e immaganizzare energia, scusate. Bene, ragazzi, siamo in chiusura e adesso abbiamo il nostro pubblico che ci fa delle domande. Una era arrivata da Christian: hanno una minore performance le batterie LFP? Possiamo dire che hanno una minore performance in termini di di carica e scarica, cioè non si possono caricare magari così velocemente o scaricare così velocemente come una batteria NMC. Facendo sempre una media, perché si trovano sempre degli estremi. Noi abbiamo utilizzato delle batterie LFP che si potevano caricare in 10 minuti e scaricare in 5, però mediamente il limite dell'LFP è che ha una leggera densità energetica inferiore, cioè è nello stesso volume, diciamo, ci rimane meno energia, e non può essere caricato così velocemente come NMC o altre chimiche. Altra domanda, io la metto qui e poi chi vuole rispondere alzi la mano tra Alan e Marco. Una domanda un po' ingenua, ma perché tra le batterie elettrolito liquido e quelle a secco non si può fare qualcosa nel mezzo, chissà, a gel? Non so, eccolo, guarda, ti metto qui in... Ma sì, in realtà magari non è proprio un gel dal punto di vista fisico, però l'idea di fare una cosa intermedia tra solido e liquido è proprio quello che commentavamo prima in una delle notizie. Effettivamente sì, anche questo è un approccio. Sarà uno degli approcci nel cercare di andare a risolvere e a rendere pienamente funzionante nel mondo reale la tecnologia dello stato solido. Bene, altra domanda, Zane o Zain? Aspetta, grazie, intanto ringraziamo, scusatemi, Zain. Filippo Buratti: in Italia ci sono impianti per il riciclaggio delle batterie? Puoi rispondere tu se vuoi, Dani. Sì, li abbiamo. Non vedevo l'ora che ci fosse una domanda così. Grazie Filippo. Nicola Petrone: possibile che un pacco batterie Leaf costa 18.000 euro più montaggio? Ragazzi, qui è litio ferro, giusto? Non lo so sinceramente la Leaf cosa monti, però delle push, sì. Diciamo che dipende sempre da questi, qua si parla di prezzi commerciali, perciò diciamo non è il reale costo, dipende sempre dietro cosa vogliono far passare. Pare che non ricordo quale sia adesso l'attuale il kilowattora, diciamo, di questo. Siamo arrivati a 60. Ok. Sulla Leaf 60. Perciò cioè, i 24 sta per 24 kilowattora? Sì, il 24, il vecchio pacco batterie, il primo. Sì, il lì sì, mi sembra assurdo. Sì, sì, decisamente assurdo. No, Nicola, non va, troppo. Però sì. Poi scrivimi che ti do l'indirizzo di 2 aziende che fanno anche il retrofit. E Luigi Vitali, Strabel, giustamente, l'ex socio di Musk, a che punto è con la sua nuova azienda per il riciclo delle batterie? Qui, se volete ve lo dico io, è molto avanti. Sicuramente la circolarità di trattare le batterie a fine vita a Strabel interessa veramente tanto. Filippo che aggiunge una domanda in coda mentre stiamo per chiudere. Filippo chiede: qual è la miglior tecnologia per le batterie backup per la casa in trifase? Marco, tu che hai fatto una casa. Sì, io l'ho fatta, diciamo, ho sfruttato i Powerwall della Tesla, diciamo per completezza, però devo essere sincero che secondo me la miglior chimica non è l'NMC per fare un accumulo domestico, ma penso che sia l'LFP, perché garantisce, diciamo, dei cicli vita più lunghi, ecco. Però insomma parliamo comunque di migliaia di cicli, perciò comunque se ne riparla tra una decade, sia che tu prendi l'NMC sia che tu prendi l'LFP, ecco. Quindi vai tranquillo con quello che trovi, forza col 110, andiamoci dentro con gli impianti di accumulo, e siamo tutti felici non per altro, ma perché piano piano raggiungiamo una percentuale di rinnovabili importanti. Ragazzi, siamo stati quasi precisissimi, che io so che poi Alan deve scappare. Salutiamo tutti gli amici che ci hanno seguito per questa Battery Weekly, ci vediamo settimana prossima, la trovate su YouTube, la trovate su tutti i nostri canali social, la richiameremo anche su LinkedIn, insieme a tutte le altre puntate. Marco, Alan, ancora grazie per tutto e buon pomeriggio. Buon pomeriggio e buona serata. Ciao. Buona serata, ciao. Ciao.